Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Su richiesta di alcune amiche, oggi vi farò vedere velocemente come realizzare la variante del cappellino taormina. Vi ricordate quello con la fascia fatta con i quadrati granny? Io ho fatto una versione semplificata con soltanto un punto granny modificato con 4 maglie alte all'interno di un archetto e volevo appunto farvi vedere come funziona questo cappellino. Ho fatto anche un'altra variante di cui vi parlerò e che vi insegnerà a cambiare la taglia eventualmente del cappellino e realizzarlo un po' più piccolo. In quello taormina, se guardate la parte della calotta, poi nelle indicazioni vi dirò da che minuto del video parte, ho fatto praticamente 16 maglie alte all'interno del cerchio e poi le ho raddoppiate. In questo caso mi sono fermata a 13 perché io volevo un cappellino più piccolino da dare a una delle mie bambine. Per il resto lo sviluppo è uguale, quindi ho fatto un giro di maglie alte, in questo caso 13, poi ho fatto 13 maglie alte intervallate da catenelle, poi ho fatto 3 maglie alte in ognuno degli archetti. La variante che ho operato in questo caso è, anziché fare una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente e 2 maglie alte nell'archetto, ho fatto direttamente 3 maglie alte nell'archetto. Poi ho fatto un giro di stabilizzazione che è sostanzialmente la ripetizione di quello di maglie alte e poi ho iniziato a fare gli aumenti con un giro di 2 maglie alte e una catenella, poi un giro di 2 maglie alte e 2 catenelle, poi un giro di 3 maglie alte e una catenella e da qui ho proseguito facendo il punto granny tradizionale per 3 giri, per poi terminare con questo giro che è un granny modificato in cui al posto della catenella di separazione io ho 4 maglie alte all'interno diciamo, dello spazio che si viene a creare tra i due gruppi del giro sottostante. Vediamo insieme come si lavora. Allora, in questo caso qua appunto, anziché fare 16 ne ho fatti 13, significa che il cappellino avrà una circonferenza più ridotta. Il consiglio che vi do io è di utilizzare questo sistema fino a un minimo di 12 maglie alte iniziali, perché sotto le 12 maglie alte iniziali purtroppo gli aumenti non vi fanno venire un lavoro piatto fino a un certo punto, ma comunque vi fanno iniziare un po' la curvatura prima del necessario, quindi non ve lo consiglio. Se avete la necessità di fare un cappellino molto più piccolo, piuttosto utilizzate un numero di uncinetto più sottile e per esempio il cotone numero 5. Partiamo. Vi faccio vedere questo giro di maglie alte. Allora, iniziamo sempre con la maglia bassa e le 2 catenelle, rientriamo nello stesso spazio e facciamo altre 3 maglie alte, quindi 4 maglie alte all'interno dello spazio tra i due gruppi di maglie alte del giro sottostante. Naturalmente, trattandosi di una misura più piccola, anche per quanto riguarda il numero dei giri, dovrò diminuirlo, perché nell'altro cappellino ne avevo fatti 14. In questo caso ne saranno sufficienti meno perché la testina è più piccolina. Poi vi dico al momento, diciamo, giusto qual è la circonferenza che si viene a creare. Intanto vedete, questo è il risultato. Devo evitare di prendere dentro i fili che poi devo tagliare, poi li taglierò successivamente. Mi sa che ne ho preso un altro. Ecco. Allora io adesso a questo punto, dopo avervi illustrato appunto il procedimento per realizzare la variante, proseguirei autonomamente fino al momento in cui dovrò fare la fascia di punti bassi, che anche quella vi invito a vedere nel video che ho già realizzato per il cappellino taormina, ma diciamo che ci arriviamo insieme e vediamo cosa succede quando ci arriviamo, proprio per dirvi qual è il numero dei giri e qual è la misura che si sviluppa facendo 13 maglie iniziali anziché 16. Quindi io adesso proseguo per un po' di giri e poi ci vediamo più tardi. A dopo. Ecco qua, ho fatto 10 giri, vedete?
e sono arrivata a una larghezza di circa 45 cm, significa che va bene per una bambina tra i 2 e i 3 anni. Adesso facciamo un giro, questo non l'abbiamo fatto nell'altro modello di cappellino perché lo facevamo già nella fascia del granny, ma adesso facciamo questo tipo di intervento che così allarga un pochino prima di iniziare poi la visiera. Allora, iniziamo da qua, aspettate che tolgo questa codina, un punto basso per ogni punto basso del giro precedente, un punto basso nell'archetto, ma questo non sempre, ma ogni 3 motivi. Quindi qua l'abbiamo fatto, adesso facciamo sostanzialmente 12 maglie basse, vedete qua l'abbiamo fatto, sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, e qui nell'archetto facciamo una maglia bassa e poi ricominciamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8, e così praticamente scusate, 9 10 11 e 12, una maglia bassa, e così praticamente allarghiamo sensibilmente la circonferenza, perché facciamo qualche punto in più, non ne facciamo tantissimi ma ne facciamo qualcuno in più in modo da aumentare un pochino la circonferenza. 5 6 7 8 9 10 11 e 12, punto basso, e lo facciamo fino alla fine del giro. Io perché voglio arrivare fino alla fine del giro con voi? Per farvi vedere come nascondo la codina iniziale. Vedete che non l'ho lavorata, e non l'ho lavorata sostanzialmente perché quando faccio il punto basso e poi la lavoro risulta difficile lavorare il resto, e allora vi faccio vedere che sistema ho escogitato per far sì che scompaia definitivamente senza intralciare minimamente il lavoro. Adesso vi faccio vedere, ci siamo quasi, dovremmo esserci quasi, insomma manca ancora un pochino. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Adesso facciamo il punto in più, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Faccio l'ultimo aumento e adesso guardate cosa faccio: prendo la codina e la lavoro sotto le ultime maglie, anziché spostarla sotto le prime, che poi va a finire che quando prendo la maglia bassa faccio un po' un macello. La prendo così e guardate la chiusura praticamente invisibile, vedete? Non si vede proprio la chiusura del giro, e così faccio per tutti i giri. Adesso farò altri 4 giri di punto basso e dopodiché farò la falda esattamente come l'ho fatta nell'altro progetto, quindi non cambia sostanzialmente niente. A questo punto io vi rimando all'altro progetto per vedere proprio l'allargamento della falda,
e mi auguro che questo video sia abbastanza esaustivo. Come vi dicevo, è una variante semplicissima, l'unica cosa che cambia è la fascia centrale di questo cappellino. Non so se vi ho dato la misura è un 45 cm che va bene per una bambina da 2-3 anni, sì, forse ve l'avevo detto, comunque ve lo ripeto. Ricordatevi che ogni volta che aumentate o diminuite un punto qui significa che ne aumentate o diminuite un tot in tutta la circonferenza, quindi regolatevi se dovete diminuire. Noi siamo partiti da una misura di 54 cm. Per fare un cappellino più piccolo calcoliamo circa 3 cm per ogni punto che togliamo, quindi facciamo questo tipo di ragionamento. Qua infatti sono circa 9 cm in meno, 10 cm in meno, no, 9 cm in meno, perché ne ho tolti 3, quindi sono 3 cm appunto. Io spero che questa spiegazione sia stata esaustiva. Vi lascio nell'info box il link al tutorial principale, nonché i minuti nei quali trovare sia la parte della calotta, quindi come fare tutto l'inizio, questa parte qua, sia come fare poi la falda finale. Vi ringrazio per avermi seguito, spero di aver incontrato, diciamo, di aver risposto alle vostre esigenze, e ci vediamo presto per i prossimi progetti. Grazie, ciao!